Ciao e bentornato in questo video sul BGP. Nel video precedente non avevo configurato il BGP Load Balancing e un utente del gruppo Telegram ha scritto: potresti migliorare il laboratorio facendo il BGP Load Balancing. E io sono andato, visto che c'ero, un pochino oltre e adesso vi mostro le modifiche che ho fatto. Intanto in questo router qui, il terzo provider, ho configurato una loopback con l'indirizzo 8888, che è quello di Google, solo per simulare Google. Ho configurato il load balancing su tutti i router, chiaramente, e ho anche configurato l'IP/SLA, perché, come avevo detto nel video precedente, se internet su questo percorso non è più disponibile, lui deve switchare automaticamente sull'altro. Perché in questo scenario vi ricordo che un router è active e uno è passive. Però non è detto che non posso usare il BGP load balancing, perché io ho questo link fra i due router, l'IBGP. Quindi il traffico che dall'ISP3 passa, segue questo percorso nel link in basso, poi arriva qui e passerà di qua, da questo link, anche se questa interfaccia è giù. Tanto che io ora ti faccio vedere le piccole modifiche che ho fatto. Qui vediamo, mettiamola qua, che riesco a pingare l'IP888, che è questo. Ora vediamo, come ho detto la volta precedente, se internet cade. Allora, questa la metto qui e prendo il router 1 ed eccolo qui. Un attimo la finestrella, così che tu possa vederlo meglio. Poi prendo il provider 1, chiaramente, provider 1, che eccolo qua, ed eccolo qua. Lo stringo un pochino, questa la metto qua. Bene, questo è il provider 1. Se io a questo punto gli dico conft interface E01 e gli dico shut, vediamo che cosa succede. Ora, il tempo per far sì che i due router fanno lo switch automatico, io l'ho messo abbastanza alto, proprio per lo scopo del video. Così uno vede meglio la situazione. Poi chiaramente gli si può abbassare il tempo, perché il tempo che ho impostato io è veramente alto. Quindi a un certo punto tu vedrai che, guarda, allora, qui sul INT, vedi? Ti dice INT1 state active e va in speak, che aspetta l'altro è salito su e ti dice che è in standby. Se io vado su INT2, quindi su questo router qui, se io vado qui e faccio show standby brief, vedi, lui mi dice active, e viceversa, se io ovviamente qui gli dico no shut, lui a questo punto vedrai che dice che questo dirà che intanto il neighbor è tornato up, appena lui con l'IP/SLA vede, si accorge che 888 è ritornato su, qui da standby ritorna active e siamo sul router 1. Verifichiamolo. Show IP/SLA summary. Standby summary. Brief. E vedi che dice active. La priorità è 110, perché ti ricordo, chiaramente hai fatto la CCNA e lo saprai, che di default l'HSRP la priorità è 100. Più è alta la priorità e più il router o lo switch sarà
l'active. E che cosa ho fatto io? Poi la configurazione aggiornata la trovi su GitHub, sempre nell'indirizzo in basso che trovi in descrizione. Comunque io te lo faccio vedere che cosa ho fatto. Faccio show run. Sull'altro router io l'ho lasciato uguale, l'ho lasciata di valore predefinito 100. Qui gli ho detto, aspetta, allora qui gli ho detto, eccolo qui, gli ho detto, vedi, standby 1, che è il gruppo, priority 110, e fin qui tutto a posto. Poi gli ho detto standby 1 preempt, standby 1 track 1 decremental 20, e quindi lui appena si accorge che Google non è più disponibile, in questo caso Google, ma può essere un qualsiasi IP su internet, non è più disponibile, abbassa la priorità del router o dello switch da 110 a meno 20, 90. Il router, quindi questo qua INT1, non è più il router active perché la priorità di base è 100, questo è diventato 90, quindi il secondo router passerà come active e infatti funziona. Ecco, questa è la configurazione praticamente completa su come si fa a usare il BGP Dual OMED, con una M dico sempre due, con due provider. Poi si può fare tutto questo lavoro anche con un singolo router, un router con due provider. Ora in questo caso io ho messo due provider perché è più, insomma, una configurazione più come dire, complicata, diciamo così. Comunque sicuramente ci sono ancora molti miglioramenti da poter fare, e io li farò, nel senso che studierò, grazie anche al libro del BGP e grazie anche a internet, grazie anche a consigli dei ragazzi sul gruppo di Telegram, però comunque di base credo che sia una configurazione funzionante, perché funziona. Io ti ringrazio per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto lascia un mi piace, se non sei iscritto al canale iscriviti al canale, ma soprattutto se hai dei suggerimenti da potermi dire, da poter scrivere sia su Telegram che nei commenti, io sono sempre qui a braccia aperte ad aspettare qualsiasi tipo di commento, specie poi se mi porta dei benefici in termini di conoscenza. Ti ringrazio e al prossimo.